Cari amici del canale, come avete visto oramai io ogni tanto ritorno sulle playlist, chiamiamole datate. Perché? Perché la mission, cioè aiutare tutti voi a produrre la vostra energia elettrica, è sempre presente e quindi non è solo una prerogativa di coloro che sono capaci o che hanno i soldi o che sono ingegneri, ma chiunque, anche gli inesperti, possono realizzare il proprio impianto fotovoltaico. Ebbene, in questo video vedremo le piombo, le batterie al piombo, le celle al piombo, vedremo le diverse tipologie, vedremo le configurazioni, vedremo i settaggi, cioè come vanno usate le batterie al piombo, piombo acido libero, ci sono le celle singole da 2 volt, insomma tutto ciò che rotea intorno alle piombo sarà oggetto di questo video. È un video che in passato è già stato trattato, il tema delle piombo. Il primo video di questo canale riguardava proprio le batterie al piombo acido libero di una marca famosa. Potete andare a risalire al primo video dove ci sono tante spiegazioni. Ebbene, qui vedremo la configurazione delle PEVER. Questo è un MPPT, questo è un PWM. Ragazzi, vedremo come vanno configurate. Sia perché usare la 12 volt, perché usare la 48 volt o la 24, perché usare un PWM invece dell'MPPT che è più efficiente. C'è una ragione in ogni cosa. Bene, oggi cercherò di sviscerare ancora la cultura riguardo alle piombo a beneficio di tutti coloro che vogliono un impianto semplice, come dico sempre io, fatto di 2 cavi, positivo e negativo. Ebbene ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e partiamo in quarta con questo video sulle piombo. Buona visione. Ebbene, cominciamo subito questo video con una domanda che voglio farvi. Che impianto avete deciso di fare? 12 volt, 24 volt, 48 volt? E qui sorge già una domanda che spesso mi fate. Gianni, ma tu mi consigli la 12, la 48, la 24? Ebbene, per fare questa valutazione dovete valutare, e andate a vedere il video sul dimensionamento dell'impianto fotovoltaico già fatto, grandissimo successo, abbiamo superato centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ebbene, lì dobbiamo parlare subito di consumi e di picchi. I consumi e i picchi determinano la scelta della tensione da utilizzare e di conseguenza del nostro impianto, delle nostre batterie, del nostro inverter. Vogliamo fare un impianto 12 volt? Molto semplice. 24? Già più potente. 48 volt? Più impegnativo. Soprattutto sotto il profilo economico, perché per le piombo si tratta sempre solo di attaccare 2 cavi. Per semplificare il concetto, diciamo che le piombo hanno una tensione di circa 2 volt, ok? Ebbene, per fare la 12 volt ci vogliono 6 celle, oppure compriamo una batteria con 6 celle incorporate, sarebbe la classica batteria già assemblata, per intenderci, tipo quella della macchina. Poi per la 24 volt invece servono 12 celle e già lì c'è difficoltà a trovare una batteria al piombo importante con 12 celle e quindi diventa insomma corposa. Ecco perché si parla di serie, posizionamento in serie se vogliamo fare la 24 volt, cioè 2 da 12 oppure 12 celle da 2 volt singole messe in serie. Se dobbiamo fare la 48 volt, ebbene dobbiamo usare 24 celle. Capite che 24 celle al piombo, insomma, sono impegnative. Se pigliamo celle da 300 A, 500 A, 1000 A, cominciano a essere alte così, singole, del peso di 30, 40, 50 kg l'una, moltiplicato per le 24 celle, abbiamo un impianto significativo. Vi ricordo che le piombo sono per un impianto semplice, ma la potenza delle litio ferrofosfato è molto più importante delle piombo. Ecco che i picchi, gli assorbimenti, tutto ciò che rotea intorno alla potenza e all'efficienza è molto superiore nelle litio ferrofosfato. Ma non voglio fare questo video per creare confusione, quindi per instaurare il cosiddetto video della differenza tra le piombo e le litio ferrofosfato, già trattato anche in questo canale. Ma voglio citarvelo perché nelle vostre considerazioni dovete tenere presente che le piombo hanno un'efficienza di circa il 60-65%, cioè il lavoro chimico-fisico che fanno all'interno
delle loro celle sulle piastre, sul diossido positivo e sull'ossido metallico è tale per cui il passaggio degli elettroni all'interno dell'acido solforico, nel caso che fossero delle piombo ad acido libero, è tale per cui l'efficienza è intorno al 60%. Significa che se io ho 3000 watt, cioè 3 kW di pannelli fotovoltaici, ebbene il 60% di questa energia andrà all'interno delle batterie e verso l'inverter. Il resto sarà l'elaborazione chimica, fisica che le piombo hanno bisogno di consumare per lavorare. Nel litio ferrofosfato questo è intorno al 98%, ragazzi. Quindi quando scegliete le piombo, scegliete la semplicità, dovete essere consci di questo aspetto. Abbiamo il 60% di efficienza sulle piombo e abbiamo il 98% di efficienza sulle litio ferrofosfato, sulle litio in generale. Detto questo, un altro aspetto è che mentre le litio ferrofosfato non hanno bisogno di manutenzione, le piombo hanno bisogno di aggiunta nel caso delle batterie che piacciono a me particolarmente, che sono le piombo acido libero, le cosiddette deep cycle ad acido libero. E qui passiamo un attimo alle differenze sostanziali. Le batterie al piombo, ci sono tantissime tipologie VRLA, però io voglio trattare solo quelle più importanti per questo video, cioè quelle che possono farvi capire il meccanismo, perché se entriamo nei dettagli scientifici poi veramente voi che scegliete le piombo proprio per semplicità rischiate di non capire o di mettere insieme idee che poi vi creano confusione. Quindi rimaniamo sui modelli più comuni delle batterie al piombo. Ebbene, quella che piace a me, l'ho già detto, è la Deep Cycle acido libero, cioè le cosiddette batterie con i tappi dove andiamo ad aggiungere l'acqua distillata. Ebbene, quelle sono più longeve, quelle hanno sempre il liquido all'interno, se le trattiamo bene durano veramente anni e scegliete voi chiaramente una batteria già pronta 12 volt o 2 o 4 per fare la 24 o la 48, oppure, come consiglio io, le celle singole, che sono quelle che vi sto facendo vedere qua in sovraimpressione e che sono quelle che possono essere gestite in maniera più potente, perché possiamo scegliere amperaggi molto importanti, arrivano fino a 1000-2000 ampere, chiaramente costano e pesano. Vi ricordo che se fate impianti significativi con le piombo devono essere tutti al piano terra, perché le solette di solito gestiscono 200-300 kg al metro quadro, quindi non andiamo a mettere una tonnellata su un metro quadro perché rischiamo di sfondare. Anche se siamo al piano terra e sotto ci sono i garage, stessa valutazione. Insomma, vediamo se le nostre fondamenta riescono a tenere le piombo. Se invece abbiamo un impianto classico, allora tranquillamente certi pesi riesce a sopportarli. Però mi piace usare tanti dettagli per farvi fare la valutazione. Chiaramente, ragazzi, fate sempre le domande qua sotto nei commenti e sapete che io rispondo a tutti. Andiamo avanti con questa considerazione piacevole. Quindi dicevo, le piombo acido libero sono quelle classiche con i tappi. Più sono buone meglio è. Da cosa si capisce la bontà? Dal peso, dalla dimensione delle piastre, dallo spessore delle piastre. Ecco che qui ci sono tante marche, ci sbizzarriamo come vogliamo. Faccio una precisazione. Un'altra tipologia di batterie di questa tipologia, cioè piombo acido libero, sono anche alcune tipologie per le macchine. Bene, possiamo fare un impianto fotovoltaico con le batterie di auto? Lo vediamo fra un attimo, intanto rimaniamo sulla tipologia. Le piombo acido libero hanno questa caratteristica, sono molto più gestibili, possiamo fare l'equalizzazione. Vi ricordo che l'equalizzazione può essere fatta solo sulle piombo acido libero, perché essendoci l'acido solforico, questo deve ribollire, deve schiumare, deve uscire dai parametri elettrolitici in salita, cioè deve superare i 14,4 volt per la 12 volt in modo che inizia l'elettrolisi. Ebbene, qui salviamo le batterie perché ritrasformiamo il solfato di piombo in liquido, quindi andiamo a togliere quel biancastro che in realtà è uno strato solido che non permette tutto il processo elettrolitico all'interno della batteria. Quando il solfato di piombo diventa cristallino e solido non riusciamo più a ritrasformarlo e quindi lì abbiamo creato un inizio di logoramento della batteria. Ora, un'altra tipologia di batteria usata nel fotovoltaico
è la batteria gel. Sono molto potenti, molto efficienti, ma hanno una caratteristica che a me non piace. Durano poco, scusate, perché sono sensibili a temperatura e tensione. Se le mandiamo in equalizzazione o le mandiamo in tensione alta, oltre i 14, 14,2 per la 12 volt, ebbene queste vorrebbero cominciare a bollire, ma non possono, perché dentro non c'è l'acido solforico in forma liquida, ma c'è un gel, si chiamano batterie al gel. Ebbene questo gel, non potendo reagire così, tende a seccare e questo processo negativo si chiama cementificazione del gel. Buttiamo la batteria, non c'è più il liquido, diventa un gesso. Se la apriamo vediamo questo biancastro che si sgretola, abbiamo rovinato la batteria. Quindi non potendo fare questa equalizzazione mensile o bimensile, anche 2 volte al mese si fa su certe batterie, ebbene si rovinano. Sono delicate, di solito proprio perché c'è il gel le possiamo mettere in qualsiasi posizione, quindi sono le più usate per quanto riguarda gli UPS, per quanto riguarda i posizionamenti strani, per quanto riguarda gli allarmi, utilizzano questa tipologia di batterie. Non le consiglio per il fotovoltaico. Parliamo adesso delle AGM. Le AGM sono in mezzo a queste due categorie. Non c'è l'acido liquido come se fosse all'interno di una vasca, non c'è il gel solido, ma c'è proprio il termine AGM significa Absorb Glass Mat, cioè c'è uno strato di solito, adesso sono nuove tecnologie, però di solito è uno strato assorbente di lana di vetro che tra una piastra e l'altra c'è questo strato questo assorbente di lana di vetro che si intride, cioè si riempie di acido e fa sì che avvenga il processo. Sono anch'esse potenti, sono buone, stabili, però l'avete visto anche in un video che ho fatto sul ripristino di un AGM, hanno questa difficoltà che se evapora, di solito sono sigillate, non abbiamo tappi, non possiamo integrare l'acqua distillata perché non essendo come in una vasca, quindi acido libero, acido fluido, noi non possiamo inserire l'acqua distillata e basta perché rischierebbe di restare nella parte superiore assorbita dalla parte alta di questa spugna di lana di vetro. Ecco perché ragazzi io alla fine consiglio tra le 3 tipologie, non la gel, è troppo delicata, non consiglio la GM che ha questo strato assorbente che ha delle difficoltà nel caso che si vada a seccare perché non possiamo aggiungere acqua distillata, ma consiglio le acido libero. Bene ragazzi, una volta stabilito che su questo canale mi piacciono le acido libero, è comunque sempre vostra facoltà, vostra libera scelta andare a scegliere le batterie che più volete in base anche ai parametri che ho menzionato, ok? Tutte le altre tipologie rientrano un po' in questa fattispecie e riguardano la conformazione, alcune sono arricchite con calcio per evitare proprio questo processo di solfatazione, alcune hanno piastre di un certo tipo, ci sono le tubolari, insomma la cultura è infinita sulle piombo. Del resto le piombo sono state inventate da Planté nel 1859 ed erano batterie con piastre solide di piombo che veniva trattato con acido. C'è un video che ho fatto ragazzi dove avevo costruito una batteria al piombo che era di 100 ampere, la durata ragazzi è oltre i 50 anni. Il processo di produzione è lunghissimo e per avere questi 100 ampere avevamo centinaia di chili di piombo in questa batteria 12 volt, però era uno spettacolo perché la durata è immane, cioè ragazzi era una soddisfazione e per chi ama la semplicità e l'emergenza, avere un bel 300 kg di una batteria che dura 50, 60, 80 anni è fantastico. Chiaramente sto parlando di passione, sto parlando di semplicità, ma tutti, lo ripeto, ci siamo e ci stiamo dirigendo verso il litio ferrofosfato per efficienza, potenza, insomma, già lo sapete. Detto questo, andiamo avanti con queste considerazioni e vediamo adesso 2 dettagli sulle batterie per auto. È consigliabile utilizzare le batterie per auto per gli impianti fotovoltaici? Vediamo se sì o no. Bene, le batterie per auto non sono deep cycle, che significa scarica profonda, ma sono le cosiddette fast
start, cioè servono solo e soltanto, ragazzi, le batterie per la macchina servono solo a far partire la macchina. Ecco perché le piastre sono tante e sottili. Arrivano adesso anche a costruire, a me non piacciono, le piastre bubble, che sono una sorta di sottilissima piastra spugnosa fatta di microforellini che proprio perché sono bubble, cioè bolle, hanno una superficie vastissima, però sono molto sottili e durano veramente poco. Però cosa hanno come caratteristica? La potenza e la partenza. Difatti se voi leggete gli ampere che scaturiscono queste batterie, vedete che una batteria, che ne so, da 75 ampere o 54 ampere, la classica 50, 75, la 90, la 100, se guardate in realtà gli ampere di spunto arrivano anche a 600, 700, 800 ampere di spunto. Perché, e soprattutto nei diesel, la macchina ha bisogno di TAM, questa botta che deve far partire il motore, spingendo i pistoni verso la testata. Questa è l'efficienza nella partenza. Soprattutto le AGM sono utilizzate nelle macchine per gli start e stop, perché sono le AGM un po' più potenti e quindi fermati al semaforo, si spegne la macchina, poi riparte quando schiacci la frizione, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, tutte le longevità di queste batterie moderne per auto durano dai 3 ai 5 anni massimo. Le tubolari, molto più costose, possono durare anche qualcosa in più. Possono andare bene per il fotovoltaico? Dipende. Se io ho fatto un fotovoltaico sul balcone e ci ho attaccato solamente le luci di casa tutto LED, ci ho messo l'antifurto, ci ho messo il wifi, cioè pochi consumi, e ho messo i pannelli per caricarle ogni giorno a pieno e durante la notte non le scarico mai sotto i 12 volt, ebbene questo andirivieni di energia le farà durare, perché possiamo anche comprarle o prenderle usate se abbiamo un amico elettrauto, perché un impiantino di questo tipo io lo consiglio e lo chiamo impianto Survivor, è un impianto d'emergenza, è un impianto che fa andare un frigoriferino appena appena. Già se abbiamo un frigorifero dobbiamo metterne in parallelo almeno 2, 3, 4, 5, perché il frigorifero, come ho detto in un video, lavora la media di 8-10 ore al giorno, ma non perché si spegne e lavora solo 8 ore, ma perché accenditi e spegniti fa una media di 8-9 ore al giorno di funzionamento. E non sono poche, perché un frigorifero oggi piccolo d'emergenza da 60 watt, tipo quelli dei camper, ha comunque durante tutta la giornata un suo assorbimento. Allora calcoliamo bene queste cose, ecco perché questo video è iniziato con quanto consumiamo. Allora abbiamo batterie della macchina usate o nuove che siano, le sconsiglio nuove perché ragazzi costano tanto e non vi conviene prenderle nuove. Trovatele usate, divertitevi, giocate, fate intanto un impianto con qualche pannello sul balcone, un regolatore di carica sempre, di che tipologia lo vediamo dopo. Abbiamo messo le nostre batterie, usciamo con un inverter che debba consumare poco in stand-by, ragazzi. Se abbiamo un inverter che solo lui ha uno stand-by come gli ibridi di 60-100 watt, 80-70, quello che sia, ragazzi, è lui che ci succhierà le batterie dell'auto. Allora, di solito consiglio a coloro che vogliono fare un impianto veramente semplice con batterie dell'auto usate, consiglio di prendere un inverter che noi siamo in ufficio, accendiamo, facciamo funzionare luci, il computer, le nostre cose, dopodiché quando andiamo via dall'ufficio spegniamo l'inverter e non facciamo andare quello che deve andare di notte, cioè frigoriferi e quant'altro. Allora in quel caso lì abbiamo veramente un utilizzo, le batterie sempre piene perché sono riempite dal sole quando appare di giorno, non sono mai sotto una certa tensione, le abbiamo calcolate quante ce ne servono, sono usate, ci divertiamo dove? Nel nostro ufficio piccolino dove ci divertiamo, dove lavoriamo, nel nostro laboratorietto, piuttosto che in baita, piuttosto che in camper, se abbiamo un van, se abbiamo un'auto d'emergenza come quella che ho fatto vedere qua sul canale, cioè tutte le cose piccole a 12 volt con batterie usate della macchina vanno bene. Ora, fatemi nei commenti tutte le domande che volete, ma non chiedetemi per favore, Gianni volevo attaccare il phone, secondo te ce la fa? No, ho appena detto carichi piccoli, ma se avete messo 10 batterie usate della macchina e il phone lo usate 5 minuti, avete tanti pannelli, sì, ma allora a quel punto perché fare tanti pannelli, batterie usate della macchina? Cioè andiamo al dimensionamento, vi ridico guardatevi il video, perché in questo modo, sapendo quanto consumiamo, riusciamo a capire all'istante cosa dobbiamo fare. Ora, chiarito questo aspetto delle batterie della macchina,
e abbiamo identificato le 3 tipologie più usate nel fotovoltaico, cioè le gel, le AGM e quelle che piacciono a me, cioè le deep cycle acido libero, ebbene andiamo a vedere adesso come vanno trattate. Ebbene ragazzi, sulla lavagna ho già scritto qualcosa, anzi l'avvicino. Ho scritto, ragazzi, massima carica generale o generalizzata e ho messo 14,4 volt. Che cos'è questa carica? Che cos'è questo bulk? Ebbene, questa è la tensione oltre la quale inizia un processo elettrolitico, cioè la batteria comincia a sviluppare bolle. Ecco che di solito, a parte alcune accortezze, ed è per quello che vi consiglio sempre di sentire le case produttrici, perché i nuovi materiali, le nuove formazioni possono oscillare molto rispetto a questi 14,4 volt. Ecco perché questo video è un video corso generico che poi dovete andare a capire bene o applicare bene alle vostre batterie se sono di tipologia specifica, ok? Questo ci tengo a dirlo perché questo non è una tensione assolutistica, cioè non è quella e basta. Allora, a 14,4 nelle piombo acido libero di solito inizia l'elettrolisi, cioè si sviluppano le bolle. Questo è un punto di tensione dove salviamo la batteria dalla formazione di solfato di piombo. Mantenere e caricare tutti i giorni le batterie a questa tensione è molto longevo per le batterie al piombo. Ora, ci sono alcune batterie che hanno bisogno del 14,6, alcune del 14,8, guardate le specifiche, ma ecco che a 14,4 inizia l'elettrolisi, ecco perché le gel devono essere caricate a 14,2. Non possiamo permettere l'elettrolisi alle gel, anche a 14, leggiamo le specifiche e non lo dico più. Detto questo, ragazzi, questo parametro serve a capire che se abbiamo un caricabatterie dobbiamo portare le nostre piombo della macchina, le AGM, quello che vogliamo, le piombo acido libero, non le gel, a 14,4 volt. Le teniamo lì un'ora circa e loro si liberano del solfato di piombo e sono sempre belle arzille, sempre belle pronte. Se abbiamo una batteria che cala sotto questa tensione perché la stiamo usando e rimane sotto questa tensione per tanto tempo, anche solo una settimana, è una batteria che si sta deteriorando. Ecco che vi dico, se abbiamo utilizzato una batteria al piombo fino a 12 volt, 11,8, poi siamo passati a rete con l'inverter e piove, non c'è sole, non riusciamo a caricare e rimane a 11,8, 11,5, alcuni anche 10,5 la tirano, rimane 1, 2, 3 giorni, quella comincia a sbiancare, comincia a formarsi il solfato di piombo, cominciamo a distruggerle. Questa è una prerogativa fondamentale, è un trattamento che dobbiamo tenere a mente. 14,4 l'ho scritto bello chiaro, ok? A questo punto, una volta al mese o come nel caso delle batterie al piombo che ci sono sul canale della Forklift, 2 volte al mese, vanno portate a una tensione superiore. Bene, vediamo adesso quella che è la tensione minima delle piombo e la tensione di equalizzazione, quella che appunto ho menzionato adesso. Ebbene, qui ho scritto altri 2 parametri, la tensione minima delle batterie, ovvero quella al di sotto della quale è meglio non portare le batterie, ovvero, tenete presente una cosa, tutto questo è modificabile in funzione di ciò che vi dice il produttore, ma si aggirano intorno a questi elementi tutti i dati. Ecco perché io sto facendo un dato oggettivo che va bene per la maggior parte delle batterie deep cycle o batterie della macchina, quello che volete voi, ma poi dovete sempre guardare le specifiche. Ora, la tensione minima delle celle per dare longevità è 11,8, però attenzione, se noi abbiamo poche batterie, l'inverter potente, arriva uno spunto e scende a 11,8, passa a rete, all'istante quella tensione era finta e l'11,8 ritorna magari a quello che era prima, cioè 12,2. Allora vuol dire che abbiamo bisogno di più batterie, perché le discese anche per spunti devono essere lente. Non possiamo permettere una batteria, questo vale anche per le litio, non possiamo permettere una batteria che a fronte di uno spunto vada a precipitare nella soglia di passaggio a rete. Se no siamo sottodimensionati.
A questo punto, se tutto funziona correttamente, abbiamo tante batterie e tanti pannelli che le devono caricare, a questo punto 11,8 per discesa classica che regge gli spunti e poi pian piano arriva a 11,8 volt, questo è longevità, cioè le batterie ci durano. Ricordiamoci che il giorno dopo deve ricaricarsi totalmente a 14,4. Ma questo è un bulk, questa è la carica massima generale, perché poi non possiamo lasciare sempre a 14,4 la nostra batteria. Attenzione, sto parlando della 12 volt. Tutto quello che sto dicendo moltiplicatelo per 2 per la 24 e moltiplicatelo per 4 per la 48 volt. Ok ragazzi? Le celle sono 6 per la 12 volt, sono 12 per la 24 e sono 24 celle per la 48 volt, se usate le celle singole. Detto questo, portiamo la batteria una volta che è arrivata a 14,4 e deve stare il tempo che consiglia il produttore, di solito è un'ora, ebbene poi scende al flottaggio che è di solito intorno ai 13, 13,2, 13,1, 12,9, 13,4, ci sbizzarriamo intorno a questo dato. Non è tassativo, se deve essere a 13,1 e l'ho messa a 13,2 non cambia molto. Ok ragazzi, l'importante è non lasciarla fissa tutta la giornata a 14,4, se no gli diamo sempre il bulk continuo, come non facciamo per le altre tipologie di batterie. Ebbene, in questo modo diamo un equilibrio nell'uso. Caricate tutti i giorni, portate a questa, controlliamo a secondo dell'ambiente. Vi ricordo che quasi tutte le batterie sono costruite per lavorare a 25 gradi, la temperatura ambiente ideale, e le piombo soprattutto. Una cosa importante, le piombo non soffrono il freddo come le litio ferrofosfato. Se voi caricate una litio ferrofosfato da 0 gradi in giù si rovina in maniera permanente. Le piombo no, possono lavorare fino a meno 25 gradi, meno 28 gradi, anche meno 30 gradi e possono lavorare anche in temperatura alta, quindi a 35 gradi, 40 gradi di caldo, di sole. Però attenzione, anche qui, quando superiamo la temperatura di 25 gradi e lavorano a 30-35, si abbassa la longevità. E quando lavoriamo sotto al freddo, troppo freddo, si abbassa la longevità. Finché siamo tra i 10, 15, 20, 25 gradi è l'ideale. Per le piombo è peggio il caldo che non stare un po' sotto. Ok, quindi ambiente fresco va benissimo. Una cosa importante, sulle piombo e quindi sugli e-Pever della tipologia MPPT, questo che c'è qua dietro, ci sono le due funzioni che dobbiamo assolutamente settare. Una è quella di equalizzazione, non si fa sulle litio ferrofosfato, assolutamente, o sulle litio ioni di litio, o le lipo, eccetera, ma si fa sulle piombo e va fatta. Questo serve a ripristinare gli ossidi, a togliere quel leggero strato di solfato di piombo che si è creato, viene ripristinato e la piombo piglia gioventù, dinamismo, potenza. E questo va fatto a secondo delle batterie una volta al mese o 2 volte al mese. Ebbene, nei parametri delle Pever c'è anche il parametro di equalizzazione. L'equalizzazione cos'è? Significa portare il bulk, cioè 14,4, a una tensione più alta. Quale? Quella consigliata dal produttore. Non sono tutti uguali. Vi faccio un esempio. Le Trojan, che sono delle batterie potentissime, hanno una tensione di equalizzazione sulla 12 volt che è 16,2 volt. È tantissimo. E devono restare lì un'ora a bollire, a ripristinare gli ossidi, a cacciare via i solfati di piombo, e questo una volta al mese. Le batterie della forklift, andate sul sito se avete comprato quelle dell'affiliato a questo canale e vedete quant'è l'equalizzazione, la tensione di equalizzazione. Adesso ve la scrivo qua per semplicità, in modo che possiate vedere le batterie della forklift quanto lavorano in equalizzazione. Questo va fatto una volta al mese. Ora, attenzione, le Pever, questo se non lo configuriamo col wifi, col computer, ha le 3 tipologie di batterie che dobbiamo settare. Noi praticamente andiamo avanti col tasto sinistro, quando arriviamo su BAT, cioè batteria, teniamo premuto l'Enter, lì entra e ci figura gel.
Andiamo avanti ed esce SLD, che sono le sealed, le sigillate, e poi andiamo avanti ancora la terza volta, esce FLD, che sono le flooded, cioè le batterie acido libero. Ebbene, possiamo anche mettere flooded e fa lui tutto in automatico, fa l'equalizzazione mensile, cioè le tratta come piombo ad acido libero. Questo è limitativo perché non abbiamo la funzione user, che è quella che ci piace a noi, per programmarle tutte in funzione della tipologia di batteria specifica e seguendo i consigli del produttore. Ecco che allora, se vogliamo uscire da gel, sealed e flooded, entriamo nello user. Lo user ha bisogno di connessione al wifi attraverso i vari oggetti, prodotti tecnologici, chiamiamoli come vogliamo, che vende l'ePever. In questo modo sul telefonino, ovunque ci troviamo nel mondo, andiamo a configurare le nostre piombo. Bene, spero di essere stato fin qui chiaro. Andiamo avanti con altri dettagli importanti su questo processo di gestione delle batterie al piombo. Descriviamo adesso una cosa molto importante. Con quanta potenza posso caricare le batterie al piombo? In una maniera completamente diversa dalle litio, ragazzi. Mentre le litio possono essere caricate con un parametro che viene chiamato 0,3C, 0,5C, 1C, che corrisponde alla capacità. Cioè, se ho una batteria che posso caricare a 0,5C, significa che la mia batteria litio-ferrofosfato da 15 kWh la posso caricare con 0,5C capacità, cioè 7,5 kW di potenza fotovoltaica, e la batteria è il doppio. Ecco che da lì è 0,5C. 0,3C significa un terzo, cioè posso caricarla con 5 kW di potenza fotovoltaica circa. Le piombo sono molto più sensibili perché hanno un processo che deve lavorare con gli acidi, c'è uno scambio chimico-fisico. Ecco che il parametro non è più come nelle litio-ferrofosfato 0,5C, ma diventa HR. Quanti HR, che significa fondamentalmente ore? 20 HR, 10 HR, 5 HR. Ora vi spiegherò il significato di queste tre nomenclature che sono basilari per capire la qualità di una batteria al piombo. Intanto 20 HR significa che posso scaricare quella batteria senza fare danni in 20 ore. Quindi è una scarica lenta, non è molto prestazionale. Ecco che una batteria molto più di qualità è una 10HR, e posso scaricarla in metà del tempo, vuol dire che mi garantisce gli ampere per tutta la durata. E che dire delle batterie al piombo acido libero 5HR, sono le migliori. Ci sono anche dei casi rari di 3HR che sono batterie potentissime, ma la migliore in commercio oggi è la 5HR. Ragazzi, se comprate le 20HR, sono le batterie degli allarmi, degli antifurti, degli UPS che devono essere scaricate mai. Sono lì come presenza, quando parte una sirena sono utilizzate. Ma per l'impianto fotovoltaico consiglio le 10HR o le 5HR, come nel caso di marche famose, costano di più. Proprio perché se è una 200 ampere io posso scaricarle in 5 ore, mi garantisce questa potenza. Non obbligatoriamente in 20 ore, quindi molto più lentamente. Ok? Questo determina anche la potenza di carica. Vi ricordo che un impianto fotovoltaico deve essere intorno al 20%, 25, 30% massimo della capacità della batteria. Quindi se abbiamo un pacco batterie solare, 12 volt, 3 kW, 3 kWh di batterie, ebbene noi lo possiamo caricare al massimo con 1 kW di pannelli. Ecco che ci vorranno 3 ore. Non possiamo caricarla con 3 kW di pannelli perché le batterie andranno ad avere una reazione chimica esagerata e questo staccherà le polveri, cioè gli ossidi si staccheranno precipitando al suolo. La batteria perde longevità in maniera molto sensibile. Ecco che il parametro massimo è il 30% della capacità della batteria saranno i nostri pannelli fotovoltaici. Calcolate bene l'impianto,
ok? Vi sto spiegando tutto finché poi facciate le domande mirate e non quanti pannelli devo mettere, ve lo sto dicendo, ok? Ebbene ragazzi, in questo modo diamo longevità alle batterie al piombo, questo è un parametro fondamentale. Chiaramente, se non avete grandi consumi, avete tante batterie e avete il 20% dei pannelli, si caricheranno ancora più lentamente, si darà ancora più longevità alle batterie. Questo è importante che lo sappiate. E ricordate, lo dico ancora, vanno sempre caricate possibilmente al massimo ogni giorno. Bene Gianni, mi consigli un PWM o un MPPT? Analizziamo questo aspetto. Io ho un camper e ho due pannelli da 250 watt, produco 500 watt mai, nel senso perché è posizionato sul tetto, quindi comunque produco 250, 300, 350, vediamo a seconda dei momenti qualcosa in più, qualcosa in meno. Io consiglio questo ragazzi, arrivi con due cavi semplici, con due MC4, arrivi in parallelo, ok? Ti connetti attraverso ovviamente ogni pannello il suo fusibile, arriviamo dentro qui in parallelo e compriamo quello se abbiamo i due pannelli che sono 8 ampere l'uno, arriviamo in parallelo quindi sono 16 ampere, mettiamo due fusibili 8 ampere ognuno, quindi due fusibili da 12 ampere, scegliete voi 10, 12, 16, però a volte viene consigliato anche nel pannello. Ebbene, andiamo in parallelo qua e abbiamo fatto un impianto semplicissimo, cioè sempre lo staccapannelli, un magnetotermico semplicissimo, cioè è un impianto molto semplice, c'è più efficienza qua, ma questo costa molto di più di questo. Chiaramente, ah no Gianni, allora io metto questo, sì, ma due pannelli li devo mettere in serie. Se sono due pannelli per la 12 volt, che quindi hanno un VOC di 22 volt, non possiamo usare questo, perché se ne mettiamo due in serie arriviamo a 44 volt, questo funziona da 50-54 volt in su, perché bisogna dargli all'MPPT la tensione, il processo di lavorazione proprio in base a questi parametri che vedete qua scritti, è proprio quello di trasformare tensione in corrente, quindi gli dobbiamo dare tensione più alta. Nel caso specifico questo è un 6415, dobbiamo arrivare a 120-130 volt, mai troppo al limite, con 120 volt, siamo anche nei parametri massimi di sicurezza, e quindi sono tre pannelli da 40 volt o due pannelli da 50 volt, insomma superiamo i 100 volt e lui ottimizzerà la resa. A 120 volt, 130 volt lui ci darà la trasformazione in corrente che entrerà in batterie. Ma se non abbiamo 3 pannelli, 4 pannelli da mettere in serie e i due pannelli non sono almeno da 50 volt e abbiamo due pannellini per la 12 volt che sono quelli che nel VOC hanno di solito scritto 18 volt o 21 volt o 22 volt massimi, 22,5, ebbene se non ne possiamo mettere 4 in serie non possiamo usare questo. Allora usiamo i paralleli su un semplicissimo PWM che funziona benissimo, entrambi non hanno le ventole, sono silenziosissimi, fanno il loro lavoro, questo lo guardiamo in wifi, questo no. Quindi capite che l'impianto semplice, anche quello sul balcone con le batterie della macchina usata, PWM semplice, costa i suoi soldi e abbiamo fatto un impiantino che funziona. Cominciamo a entrare nei consumi, la 24 volt in casa, la 48 volt, impianti più sofisticati, o nel camper riusciamo a mettere 4 pannelli perché è un bel camper significativo, o ci facciamo una veranda di pannelli sul nostro camper, eccetera. Allora cominciamo a salire di potenze. Quindi che sia casa, impianto semplice, balcone o pochi pannelli, PWM. È un impianto un po' più complesso, significativo, MPPT. Questo ci tenevo a dirlo perché ragazzi, il nostro nemico non è tra noi, il nostro nemico arriva per posta, è la bolletta. Quando noi riusciamo a fare il nostro impianto siamo felici. Ecco che non è vero che questo è meglio perché è più efficiente, sì, ma deve avere dei parametri. Se io compro questo e ho due pannelli da 22 volt, non potrò mai utilizzarlo, perché lavora da 54 in su, e 22 per 2 in serie fa 44. Ci mancano 10 volt e con 3 ho fatto 66 volt, non va bene lo stesso perché siamo lì quasi a farlo lavorare con un MPPT, cioè capite ragazzi? E poi tenete presente che questo MPPT
Quando le temperature salgono, la sua resa scende, ed d'estate, quando abbiamo i pannelli caldi, il camper caldo o la casa calda, sappiate che l'MPPT lavora come il PVM, ha perso la sua efficienza, che di solito è un 30% in più. Allora d'inverno l'MPPT, tra il freddo che c'è e la tensione più alta, eccetera, è il massimo. D'estate questi due si parificano, o quasi. Ecco che dobbiamo valutare la nostra spesa. Ok ragazzi? In questo video adesso vi farò vedere le tabelle di configurazione. Ebbene, con questi parametri sono quelli che consiglio, generici, che dovete modificare voi in funzione delle potenze. Quanti più pannelli avete, tanto più gestite in un modo diverso che non con pochi pannelli. Il tempo di bulk. Voglio parlare anche di una cosa importante che nelle piombo è importante, il sensore di temperatura. L'Epever ha un attacco qui nella parte frontale inferiore destra, dove si attacca il sensore di temperatura, che è una connessione con il cavo che arriva col sensore alle batterie. Perché l'Epever deve sentire la temperatura della batteria. Ebbene, sulle piombo serve tantissimo il sensore di temperatura, oltre all'equalizzazione. Perché? Perché il sensore di temperatura va a modificare i parametri di bulk e di float, e questi vanno modificati. Più abbiamo le batterie in un locale caldo, bisogna abbassare le tensioni, e più il locale è freddo, bisogna alzare le tensioni. Questo avviene attraverso il correttore che c'è nel software, nell'algoritmo interno al firmware dell'Epever, e che serve proprio a questo scopo. Lui abbassa di qualche millivolt per ogni grado di modifica quando stiamo salendo. Invece alza le tensioni se abbiamo le batterie al freddo. Questo è importante. Se mettete il sensore di temperatura, e questa si chiama compensazione della temperatura, il vostro Epever MPPT ragionerà meglio, funzionerà meglio e farà tutte le correzioni del caso per trattare ancora meglio le piombo. Questo era un altro aspetto che ci tenevo a descrivere in questo video. Ragazzi, sulle piombo potrei parlare adesso fino a domani pomeriggio e ancora non avrei finito quante cose potrei dire sulle piombo. Ci sono tantissimi parametri. Questi sono quelli che ho selezionato dalla mia cultura che proviene dal 1980, che oramai è come se ho un foglio Excel nella memoria di tutto ciò che secerno, e spero che sia utile, ragazzi. Questi sono i parametri fondamentali. Moltiplicate tutto per la 48 volt e andate verso quello che è l'ottimizzazione nell'uso delle piombo, queste che io chiamo due cavi, un fusibile e uno staccabatterie. Ragazzi, spero che il video sia stato utile a tutti coloro che amano questa tipologia di impianto. Iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata, ragazzi.